La nuova officina è finalmente pronta. In questo video vi racconteremo tutto quello che abbiamo fatto, il perché lo abbiamo fatto, quanto ci è costato e vi parleremo del progetto Social Garage. Benvenuti nella nostra nuova officina che sarà, oltre che la sede del canale, la base di un nuovo progetto. Come alcuni avranno visto, il canale ha cambiato nome. La N+1 ha fatto il suo corso e si è evoluta nel Social Garage. Il Social Garage nasce da un'idea di SEAL, un posto dove gli appassionati possano costruirsi riferimenti per imparare a prendersi cura della propria moto. Con il concetto della meccanica per tutti, ma fatta bene, e che è più importante sapere come un lavoro deve essere fatto che saperlo fare. Ogni motociclista ha bisogno di un posto dove tenere la propria moto, dove fare la manutenzione ordinaria e quei piccoli lavoretti che ogni mezzo che viene usato richiede. Non dico di fare come noi che prendiamo i disagi motociclistici e li rifacciamo da zero, ma neanche di andare dal meccanico per ogni piccola cosa. Il bello dell'andare in moto è anche creare un rapporto con la propria moto, imparare a conoscerla e prendersene cura. E uno spazio dove farlo è il primo passo del nostro percorso. La nostra officina è pensata per le nostre esigenze in base a quello che l'esperienza ci ha insegnato essere fondamentale per lavorare comodi. Calcolate che finora abbiamo lavorato nel retro della Vampire Guns in 10 metri quadri, dove con la moto smontata avevamo sì e no 1 metro quadro di spazio dove muoverci e fare video. Qui in confronto siamo in un capannone. Questo non è un tutorial come creare la propria officina in garage, ma la storia e il racconto di come noi abbiamo creato la nostra. Se poi volete prendere spunto per creare la vostra, a noi fa piacere. Un laboratorio o un'officina non devono essere qualcosa di rigido, di permanente, ma una base che può crescere e riadattarsi nel caso le nostre esigenze cambino. Siamo partiti da un garage vuoto di circa 20 metri quadri, stretto e lungo. Abbiamo deciso di usare la parte in fondo come officina vera e propria e di usare lo spazio dalla colonna alla porta come garage vero e proprio. Volevamo creare anche una zona per stare comodi dove fare un po' di salotto, ma per farlo avremmo dovuto sacrificare il posto per una moto e questa non era un'opzione percorribile. Per contenere un po' i costi abbiamo optato per verniciare il pavimento in cemento, per isolarlo dall'olio e renderlo più facile da pulire. Nelle zone di lavoro abbiamo anche aggiunto delle mattonelle in gomma per evitare di rovinare il pavimento nel caso ci cadano degli attrezzi o delle parti e isolarci un po' dal terreno mentre lavoriamo. Anche l'impianto elettrico, secondo me, deve seguire la filosofia dell'adattarsi. Noi abbiamo creato una struttura modulare in tubo esterno con 4 linee separate, una luci, una prese, una dedicata al riscaldamento e una all'antifurto, ognuna con il proprio magneto termico differenziale e un magneto termico a monte come generale. Sulle linee generali abbiamo inserito delle scatole intermedie per poter adattare l'impianto nel caso avessimo bisogno di tirare ulteriori linee. Anche se questo non è un tutorial, è sempre meglio specificarlo. L'impianto elettrico è un elemento delicato e pericoloso. Se non fatto correttamente, rischiate di farvi male. Se non avete le competenze o le capacità, rivolgetevi a un professionista, non a mio cugino. Io, ad esempio, prima di creare la struttura del nostro impianto, mi sono confrontato con 2 miei amici elettricisti. Veniamo al costo, che è variabile a seconda del livello che si vuole ottenere e può oscillare tra le poche centinaia di euro e le migliaia. Il nostro, ad esempio, è costato sui 350 euro. Dove si lavora, la luce è fondamentale. Noi abbiamo optato per un'illuminazione su vari livelli. Una luce generale dall'alto che usiamo per illuminare la zona dove teniamo le moto e come luce di accesso al garage. Per la zona officina invece abbiamo messo dei faretti che diano un'illuminazione diretta sul ponte e sui banchi e abbiamo completato l'illuminazione dei banchi con dei tubi
sulle griglie utensili. Poi qualche tocco di luce pensando ai video, come il pannello Social Garage e la lampada LC8. Fateci sapere nei commenti se volete un video dedicato sulla lampada. Anche qui il costo è variabile a seconda del risultato che si vuole ottenere. Noi per tutte le luci abbiamo speso circa 250 euro. Chiaramente la lampada LC8 è a parte. Il grosso delle manutenzioni lo facciamo nella stagione invernale, soprattutto in questa che penso sia l'inverno meno motociclabile della storia, ogni weekend piove e qui senza riscaldamento fa freddo. Abbiamo provato con un termoconvettore da pavimento e poi ne abbiamo aggiunto un altro da parete. Combinati un po' scaldano, però ci mettono tanto a portare in temperatura la stanza e consumano tanto. Stiamo pensando di mettere un climatizzatore con pompa di calore per avere un riscaldamento più efficiente in inverno e stare anche freschi d'estate. Anche qui i convettori hanno un costo relativamente basso, 120-130 euro tutti e due, mentre un climatizzatore costa molto di più e va anche installato come si deve. I banchi sono la parte più importante per me. La morsa è fondamentale sia come supporto che come terza mano. Per molti lavori sulle moto il banco non è fondamentale, ma per mia abitudine e background professionale, appena ne ho la possibilità, mi sposto sul banco a lavorare. Abbiamo scelto la configurazione di banco aperto per poter avere lo spazio per stivare i pezzi delle moto che smontiamo. Qui non abbiamo un magazzino sul retro e quando si fanno lavori grossi come quelli che facciamo noi, dove la moto rimane smontata per molto tempo, avere un posto dove mettere i pezzi che non ti diano fastidio e magari ti lasciano la possibilità di fare qualche altro lavoro è veramente fondamentale. E abbiamo poi fatto una serie di controbanconi che sono utili per posare pezzi e attrezzi mentre lavori intorno alla moto. Noi i banchi li avevamo già, ma bene o male due banchi di questo tipo costano un centinaio di euro l'uno. I controbanconi invece li abbiamo realizzati con del legno di recupero e con delle staffe che abbiamo comprato a Brico per qualche decina di euro. Il ponte lo abbiamo realizzato noi modificando uno scaffale da 350 kg di portata. Oltre che per un discorso di costo, abbiamo comunque optato per un ponte fisso perché lo possiamo usare come posto dove riporre la roba, come le sospensioni o le cassette piene di pezzi meccanici. La moto la facciamo salire e scendere con la rampa, anche perché noi non è che facciamo salire e scendere moto tutti i giorni, ma anzi, se mettiamo su una moto ce la lasciamo per un bel po'. Lo abbiamo collaudato anche con l'Adventure e stranamente devo dire che non ha fatto una piega. Oddio, con l'Adventure sopra messa col cavalletto centrale un po' di piega l'ha fatta, ma devo dire che ha retto bene. Il costo, se paragonato a un ponte tradizionale, è relativamente basso. Qui abbiamo un paio di ripiani di uno scaffale da più o meno 300 euro, tagliato e modificato con due tavole di pino avvitate sopra. Diciamo che il totale, visto che gli scaffali in più li utilizziamo per altro, ci facciamo dei pensili, è intorno ai 200 euro, compresi i tenditori e le catene che abbiamo usato come rinforzo. Con gli attrezzi si apre un mondo. Diciamo che con un paio di kit attrezzi come questi già fai praticamente tutto. Poi dipende anche dalle preferenze personali. Io ad esempio, dove è possibile, preferisco usare le chiavi a T. Chiavi a cricchetto per le viti più dure, chiavi a snodo per le viti più difficili da raggiungere e poi un po' di chiavi assortite e qualche special tool specifico per le nostre moto. La disposizione degli attrezzi è personale, ognuno trova il proprio setup in base alle proprie esperienze personali e le proprie necessità. Qui ad esempio, avendo tutto più o meno doppio ed essendo un'officina studiata per lavorare in due, ho preferito sdoppiare le chiavi. Gli utensili di uso più frequente li ho disposti da entrambe le parti del ponte, sia sulle griglie che nelle cassettiere, in modo che se sono ad esempio da questo lato del ponte e mi serve una 13 fissa, non devo fare tutto il giro della moto per andare a prenderla, ma ce l'ho a portata di braccio. I pezzi e i ricambi delle moto li abbiamo stipati un po' ovunque, quelli più pesanti sono sotto il ponte o nello scaffale di fianco al banco di lavoro. Piano piano stiamo creando altri posti, pensili, ripiani per mettere tutti quei ricambi che abbiamo nella cantina della Vampire Guns, oltre che borse, attrezzature da viaggio e tutto quello che da buoni accumulatori seriali abbiamo invertato in questi anni, perché non si sa mai se ti può tornare utile. Degli attrezzi parleremo in un video dedicato. Una buona partenza di utensileria la fate già con un carrello economico o con una valigetta attrezzi. Diciamo che con 200 euro partiamo e poi il resto si costruisce in base al bisogno strada facendo. Per oggi il video finisce qui. Se avete domande scrivetecene nei commenti
commenti o su Instagram. Quelle più interessanti li useremo come spunto per fare dei video dedicati. Ci fa piacere comunicare con voi, abbiamo creato il Social Garage apposta. Non con l'obiettivo di rendere tutti meccanici, ma con quello di condividere conoscenze e informazioni di questo fantastico mondo che è il motociclismo. Se siete arrivati fino a qui, grazie. Se volete rimanere aggiornati sull'evoluzione del Social Garage e sul progetto R6, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche. Per ora è tutto, un saluto, Guido!